Mi sono messa all'opera per accontentare le tante richieste che mi arrivano ogni giorno da parte vostra. Benedetta, ci aiuti a preparare dei dolci senza uova? Secondo me sono riuscita a fare un buon lavoro e oggi vi faccio vedere 3 belle ricette, facili, golose e anche diverse l'una dall'altra, per accontentare un po' tutti. Per prepararle ho utilizzato i biscotti Oro Saiva classico, che per chi non lo sapesse sono senza uova e anche senza latte. Vi ho incuriositi? Bene, iniziamo! Partiamo con un grande classico, una bella mousse al caffè. Partiamo dalla crema al caffè. In un pentolino versiamo 25 g di amido di mais. Se non avete l'amido di mais potete utilizzare anche la stessa quantità di fecola di patate. 80 g di zucchero, 25 g di caffè solubile e un cucchiaio circa di cacao amaro. Il cacao amaro renderà la nostra crema al caffè ancora più golosa. Mescoliamo per amalgamare tutte le polveri e versiamo 300 ml di latte. Ora mescoliamo continuamente e facciamo addensare la crema. Ci vorranno circa 5 minuti. Eccola, è pronta. Adesso la versiamo in una ciotola, la copriamo con la pellicola e la lasciamo completamente raffreddare. Intanto montiamo 400 ml di panna già zuccherata. Riprendiamo la crema al caffè, che ormai è fredda, e la ammorbidiamo con le fruste. Poi aggiungiamo la panna montata, ricordandoci di tenerne un po' da parte per la decorazione, per fare dei ciuffetti. E diamo una bella mescolata. La nostra mousse al caffè è pronta. Prendiamo i biscotti Oro Saiva e siamo pronti per preparare le nostre monoporzioni. Sbricioliamo un paio di biscotti per ogni bicchierino. Ora uno strato di mousse. Ancora biscotti Oro Saiva e un altro strato di mousse. Livelliamo per bene e i nostri bicchierini di mousse al caffè sono pronti per essere decorati, quindi una spolverata di cacao amaro, un biscotto Oro Saiva, con la panna che avevamo messo da parte facciamo dei ciuffetti e ora la ciliegina sulla torta, anzi il chicco di caffè sulla panna. Se vi piace il gusto del caffè, questa mousse fa proprio al caso vostro. Ma adesso passiamo ad un altro dolce. Facciamo insieme questa colorata e fresca Charlotte alla frutta.
Iniziamo preparando una crema senza uova, semplice semplice. In un pentolino mettiamo 40 g di amido di mais, 90 g di zucchero, una bustina di vanillina e mescoliamo bene con una frusta. Poi aggiungiamo 500 ml di latte poco alla volta, mettendolo a filo e facciamo sciogliere tutte le polveri. E ora portiamo sul fuoco. Ora mescoliamo continuamente e facciamo addensare la crema. Ci vorranno circa 5 minuti. Versiamo la crema in una ciotola. La copriamo con la pellicola e la facciamo completamente raffreddare. Quando la crema sarà fredda mettiamo a bagno 8 g di gelatina in fogli e la facciamo idratare. Mi raccomando, l'acqua deve essere a temperatura ambiente o fredda. Ora montiamo 400 ml di panna già zuccherata. Riprendiamo la crema ormai fredda e la ammorbidiamo con lo sbattitore. Uniamo la panna montata e diamo una bella mescolata. Prendiamo la gelatina in fogli che ormai si è ammorbidita e la mettiamo in un pentolino insieme a 3-4 cucchiaini d'acqua. La facciamo sciogliere per qualche secondo sul fuoco. La aggiungiamo alla nostra crema e mescoliamo. E la nostra crema di farcitura è pronta. È una sorta di crema chantilly al latte senza uova, che è perfetta anche per tanti altri tipi di dolci, quindi segnatevi la ricetta. Siamo pronti per assemblare la nostra torta. Ci serviranno 250 g di biscotti Oro Saiwa, che corrispondono a 2 pacchetti. Quindi prepariamo un po' di latte per la bagna. Per dare forma alla torta utilizziamo l'anello di uno stampo a cerniera, questo da 22 cm, lo appoggiamo su un piatto e rivestiamo tutta la parte esterna della torta e la base con i biscotti Oro Saiwa inzuppati nel latte. Ora che abbiamo preparato la base e i bordi della nostra torta, riempiamola con metà della crema. La allarghiamo per bene. Ora arricchiamo la nostra torta con della frutta fresca. Io ho scelto pesche, fragole e frutti di bosco, ma si può utilizzare quella che preferite. L'ho tagliata a cubetti e l'ho aggiunta direttamente sopra la crema.
Ancora uno strato di biscotti Eurosaiva. E ricopriamo con il resto della crema. Adesso la torta va in frigo per almeno un paio d'ore a riposare e a solidificare. Poi sarà pronta per essere decorata con altra frutta. Possiamo togliere l'anello e siamo pronti per la decorazione. Io utilizzo la frutta tagliata a fettine. E con questa torta l'effetto wow è garantito. Ma ora passiamo all'ultimo dolce, questi golosissimi tortini al cioccolato e frutti di bosco. Per la base dei tortini al cioccolato ci serviranno 125 g di biscotti Eurosaiva che corrispondono ad un pacchetto. Li mettiamo in un tritatutto. Tritiamoli finemente e versiamoli in una ciotola. Ora in un pentolino versiamo 100 g di cioccolato fondente tritato e 60 ml di latte. Portiamolo sul fuoco e facciamolo sciogliere. Una volta sciolto il cioccolato, lo unisco ai biscotti tritati e mescoliamo bene. Una volta ottenuta questa consistenza, possiamo preparare la base dei nostri tortini. Prendiamo dei pirottini in silicone, questi hanno il diametro di circa 6 cm, e formiamo la base, quindi prendiamo un po' di composto e lo pressiamo per bene sia sul fondo che sui lati. E facciamo così per tutti i pirottini, ne serviranno 6. Adesso vanno in frigo per almeno una mezz'oretta a solidificare. Se non avete i pirottini in silicone, potete utilizzare anche quelli in alluminio, come questi. Nel frattempo prepariamo la crema, quindi in un pentolino mettiamo 25 g di amido di mais, 70 g di zucchero, una bustina di vanillina e mescoliamo con una frusta per mescolare bene tutte le polveri. Aggiungiamo 300 ml di latte a filo, portiamo sul fuoco e facciamo addensare sempre mescolando. Serviranno 4-5 minuti. Quando inizia a sobbollire spegniamo e la facciamo raffreddare per qualche minuto. La crema si è un po' raffreddata, riprendiamo le basi e togliamo i pirottini. E ora riempiamo le basi con la crema.
in ultimo decoriamo con dei frutti di bosco. E anche i tortini sono pronti. Adesso che avete visto queste idee, mi confermate che ho fatto un buon lavoro? Considerate che tutte queste ricette le potete fare anche senza lattosio, sostituendo il latte con un latte senza lattosio, oppure con una bevanda vegetale. Esiste anche la panna senza lattosio, o la panna completamente di origine vegetale. Io credo che con tutte queste ricette, variando i gusti, le forme e i tipi di frutta, potete fare ancora un'infinità di dolci senza uova. E quindi spero tanto che queste idee possano esservi utili, che le rifarete, aspetto le vostre foto e noi ci vediamo presto. Ciao!